Buongiorno, buongiorno alla prima traccia che continua, iniziata il 3 e poi non si esaurisce qui perché continua con la seconda, la terza fino alla quinta traccia di questo percorso. Prima dicevo con Maria Grazia, è un percorso, quindi è irto di ostacoli, è normale, no? E quindi pieno di imprevisti e quindi più stimolante, ed è stimolante come una città cosmopolita, come dice Gino, interculturale, come abbiamo insomma l'uso di dire. E adesso c'è Phil Wood che sta un po' sistemando il computer e diamo il benvenuto al nostro ospite. Mi veniva di dire europeo, no? Perché noi in tutti questi giorni, questi mesi, insomma, che per preparare queste tracce dicevamo l'ospite europeo, come se ci fosse di europeo solo chi lavora con le istituzioni europee, no? Ed è un po' in contrasto con il nostro pensiero in Europa, perché il nostro pensiero proprio di Ravenna, che sta nascendo in questi giorni, è quello dell'Europa dei popoli, non dell'Europa delle istituzioni. E quindi dicevamo l'ospite europeo è Phil Wood, e se vogliamo l'ospite europeo, se per Europa intendiamo un consulente, insomma, delle istituzioni europee, poi è uno dei maggiori consulenti del Consiglio d'Europa per quanto riguarda le città interculturali, ha scritto un libro sulle città interculturali che è un punto di riferimento. Lui dice: mi chiedono sempre chi sei? Sei uno psicologo, un sociologo, un architetto, chi sei? E Piero infatti mi ha posto questa domanda: qual è la formazione iniziale? E lui dice: la mia formazione iniziale è quella di non avere formazione, ma di avere una multidisciplinarietà in diversi settori, come forse lo erano le scienze rinascimentali, la sapienza che ormai abbiamo perso della settorialità e delle specializzazioni molto spinte. E quindi forse il fatto di non avere una specializzazione proprio precisa è quella di poter anche lasciare spazio anche al sogno. I progetti sono spesso delle visioni, e la città, dal mio punto di vista, che nasce in Europa come luogo di civiltà, perché è già nell'etimologia stessa, spesso è anche un luogo di inciviltà politica, spesso, che spinge i figli delle periferie a distruggere le loro case, a distruggere i loro luoghi. È come se stessimo vivendo, insomma, una città che si trasforma in un luogo anche pericoloso, mentre in contrasto con l'etimologia stessa della parola che poi è intesa anche nelle altre lingue come luogo di civiltà, perché in arabo ad esempio, anche in ebraico, sono lingue che hanno tradotto la parola città, spesso anche la parola città moderna, dalle parole europee si dice il Medina, e il Medina vuol dire il luogo di civiltà, quindi proprio come è l'etimologia della parola stessa. Noi oggi sentiremo da Phil Wood quali sono anche magari le visioni che può suggerirci per Ravenna. Io personalmente sono convinto che il percorso per la candidatura di Ravenna Capitale Europea della Cultura, la più grande infrastruttura che noi possiamo pensare già adesso è l'infrastruttura mentale, è quella, è l'infrastruttura più difficile da costruire, è quella più... Phil Wood farà una prima parte di presentazione, poi un dibattito. Io preferisco forse un dibattito con voi. Qui abbiamo insomma delle persone, Francesca, Piera, Alberto, insomma, che magari hanno tante domande da porre. Se ci può essere un dibattito diretto, insomma, non con me che interrogo lui, ma un dibattito con chi è presente, e poi una seconda parte
e poi ci sarà una terza parte nella quale presenteremo il mosaico a QR. Io QR non so che cosa vuol dire Gigio, io e te siamo uguali in questa cosa qui, però lo sapremo dopo. Grazie e la parola a Phil Wood. Well, thank you very much. Thank you for welcoming me to your beautiful and historic city. Buongiorno, innanzitutto grazie mille per avermi invitato in questa splendida città piena d'arte e di storia. This is my second visit to Ravenna. I came here about 10 years ago as a tourist, as a day visitor. È la seconda volta che vengo a Ravenna, ero già venuto una decina di anni fa come turista per una gita di un giorno. I was actually staying with my family, my wife and my daughter, my daughter's friend. We were staying in the resort of Riccione. Riccione. Sì, e in quell'occasione venivi con mia moglie, mia figlia, un suo amico e appunto soggiornavo a Riccione. The reason is my daughter, as you all know, if you have teenage daughters, they are the boss and they decide where to go on holiday. I wanted to go to a beautiful Italian country farm where you have beautiful food and wine, but of course she wanted to go to the beach where there is sunshine and beautiful Italian boys. Beh, chiunque abbia dei figli adolescenti in famiglia sa che sono loro che comandano e che decidono dove si va in vacanza. E anche in quell'occasione fu così per me. Io in realtà avrei preferito stare in un agriturismo e gustare le delizie gastronomiche del luogo, ma invece mia figlia appunto voleva godersi il sole, la spiaggia e i bei ragazzi italiani. So whilst she was living la dolce vita in Riccione, my wife and I, we would be making day visits to places of culture and gastronomy like Ravenna. E quindi mentre mia figlia si godeva la dolce vita, a Riccione io e mia moglie appunto ne approfittavamo per fare delle escursioni di un giorno in luoghi come ad esempio Ravenna. Okay, let's go. As Taha said, I have a two-part presentation. We're going to start by me describing some of the theories that I have been developing over the last 20 years and which led to my book, The Intercultural City. And I'm also going to describe in a little detail the project which I manage on behalf of the Council of Europe called Intercultural Cities. And then in the second half, I'm going to give you lots of examples of things that are happening around the world that you may find interesting. Bene, come vi è stato anticipato, la mia presentazione si articolerà in due parti. Nella prima mi addentrerò nelle teorie che ho sviluppato nel corso degli ultimi 20 anni e che riguardano appunto il tema della città interculturale, che è anche il titolo appunto di un libro che ho scritto su questo argomento, The Intercultural City. E mi addentrerò quindi su questi dettagli e parlerò anche di un progetto che ho curato per il Consiglio d'Europa e che si intitola proprio Intercultural Cities. Poi nella seconda parte invece farò una panoramica di esempi più pratici proprio per cercare poi di darvi uno spunto più pragmatico su quanto detto. Before all of that, I have a little puzzle for you. I have a question. I have a mystery man, a mystery immigrant. We shall call him Mr. X. And I'm going to tell you some facts about Mr. X. This is a real life person who was an immigrant to Great Britain. And I'll tell you these facts about his life, and then I want you to guess which country he came from to Britain. Ma prima di cominciare vi sottopongo a un piccolo quiz, quindi dovrete indovinare chi è un personaggio che chiameremo Mr. X. Si tratta di un immigrato che molti anni fa giunse nel Regno Unito. Io ora vi darò delle informazioni, dei dati su questa persona e voi dovete cercare di indovinare da quale paese originariamente proveniva.
Sì, le informazioni sono queste, quindi nato appunto diciamo all'estero, in un paese oltreoceano, proveniente da un contesto quindi rurale, con una formazione di studi teologici. Aveva 20 anni quando scoppiò una guerra civile, è diventato un richiedente asilo e arriva in Gran Bretagna senza un centesimo, senza un penny. And he was also the wrong religion. He was not the religion of England, but a religion which was actually seen as an alien, quite dangerous religion. Manca anche un altro dato riguardante il suo credo religioso, poiché non aveva lo stesso credo religioso diciamo, diffuso in Gran Bretagna, bensì è credente in una religione considerata come pericolosa e aliena. Dopodiché sposa una donna del luogo, un'orfana molto povera, avvia un'attività commerciale che fallisce purtroppo e appunto subisce anche dei problemi giudiziari a causa di questa attività che va in bancarotta e manda il figlio all'estero affinché appunto possa avere la sua formazione in un altro paese. Yes, he married a local English woman. They had a child. The child turned out to be brilliant, very clever. But instead of sending that child to an English school, he sent the child to a school back in his country of origin. I'll explain why in a minute. E quindi questa persona sposa una donna inglese, hanno un figlio molto brillante, molto intelligente e decidono di non mandarlo in una scuola inglese, bensì in una scuola appunto nel suo paese di origine. Vi ricordo che questa persona esiste veramente. So my question to you is, what kind of welcome would your city give to Mr. X after what you know about him? Adesso vi chiedo, dopo quello che avete saputo su Mr. X, quale tipo di accoglienza pensate gli riserverebbe Ravenna? What possible advantage could Mr. X bring to your city? E quali benefici potrebbe portare Mr. X alla vostra città? And where in the world does Mr. X come from? E da quale paese proviene Mr. X? Tell me. Ditemelo. Africa? Africa? No. Good No. guess, but it's wrong. Buon tentativo, ma non è la risposta giusta. Pakistan? No. India? No. No, India no. Russia? Russia? Good guess. No. Sorry. Italy? No. No, non è l'Italia. This is the man, and he came from France. Questo è il nostro Mr. X e veniva dalla Francia. And this is his son. This man is called Isambard. Oh, sorry. E questo è suo figlio. Isambard Kingdom Brunel. This man is the most famous engineer of the 19th century, and in a recent vote for the most popular, the greatest Britons of all time, the British people voted. They said Winston Churchill is the greatest Briton. The second greatest Briton of all time is this man. He is the son of the immigrant. E suo figlio si chiamava Isambard Kingdom Brunel, ed è stato il più grande ingegnere del XIX secolo. E in un recente sondaggio in cui il popolo britannico ha dovuto esprimere la propria preferenza sul più grande cittadino britannico di tutti i tempi, primo si è classificato Winston Churchill, ma al secondo posto si è classificato appunto il figlio di questo immigrato, di questo Mr. X, Isambard. This was the world's longest bridge when it was built. Questo è stato quando fu costruito il ponte più lungo del mondo per diverso tempo. This was the world's biggest railway system that he designed and built at the time. E anche questa è una stazione ferroviaria progettata da questo ingegnere che quando fu costruita fu anch'essa la più grande del suo genere. The first transatlantic metal ship were all designed by this man. E anche questa prima nave transatlantica fu sempre progettata da questo ingegnere.
But the point is not just that he was a clever son of an immigrant, is that he was a case of mixing, of intercultural mixing between the French and the English, two very, very different cultures. Ma quello che è interessante di questo personaggio non è tanto che fosse il brillante figlio di questo immigrato, ma che lui fu il risultato quindi di un connubio interculturale fra due culture estremamente diverse tra di loro, quella francese e quella britannica. And my message is that by allowing this very difficult, very unpromising, very poor immigrant into the country and allowing him the opportunity to make a relationship with a local woman, to have a child and to allow that child to develop their talent, that brought enormous benefits to Britain. And so there are many problems around, but it's a different set of problems that I am concerned about. I'm concerned that this discussion is being dominated by national government and national media, and yet it is here on the streets of our cities where we must make a life out of diversity. And I want to hear the voice of the city for a change. Quindi vediamo che sussistono molti problemi, ma credo, e quello su cui vorrei concentrarmi, che fino ad ora siano stati anche, diciamo, gestiti nel modo sbagliato. Ad esempio c'è stato un eccessivo accentramento da parte dei governi nazionali e dei media, che non hanno considerato il fatto che per risolvere i problemi delle nostre città e quindi per affrontare la diversità bisogna dar voce a chi quella diversità la vive tutti i giorni. This is why I wrote my book. I spend my time talking to politicians and mayors and officials and NGOs in cities. And my question to all of them is, do you see diversity as a threat to your city, or do you see it as an opportunity? Ecco perché ho deciso di scrivere questo libro, in cui ho raccolto le risposte di politici, sindaci, funzionari, rappresentanti di organizzazioni non governative, a cui ho posto la stessa domanda: vede la diversità come una minaccia o un'opportunità? I told you about Stefano Mezzano from Philips Design. He knows that diversity brings opportunity to his company, but a city is much more complex than a company. Can we achieve that same kind of diversity advantage for a whole city? That is my quest. Vi ho parlato appunto del dirigente Stefano Marzano della Philips, che ha capito che la diversità è una risorsa, è un'opportunità, ma le città sono entità molto più complesse rispetto a un'azienda da gestire. Quindi mi chiedo, possiamo davvero trasformare la diversità in un vantaggio competitivo per le nostre città, e come? I believe that when new people come to a city, they bring with them many new skills and talents that mix with the talents of the indigenous people and create new skills. They bring opportunities for trade, for international markets to grow. They bring opportunities for people to achieve their ambitions in your city, if you give them the chance. Quando persone appunto che vengono da contesti diversi arrivano in una città, portano con loro come dote quasi il loro talento, le loro competenze, le loro capacità, che vanno quindi a creare una commistione positiva con le competenze locali, portano nuova linfa, portano nuove opportunità commerciali, e inoltre spesso, se viene data loro un'opportunità, sono anche in grado di appunto raggiungere obiettivi e traguardi molto ambiziosi. But you may be thinking, this is all very complicated. I've heard of multiculturalism and assimilation, and now Phil Wood is coming and talking about interculturalism. What is the difference between these different ideas?
Beh, tutto questo potrebbe sembrare molto complicato, anche perché va ad accostarsi ad altri concetti come quello della multiculturalità, dell'assimilazione, quindi magari quando avete sentito che un certo Phil Wood sarebbe venuto a parlare di interculturalità vi siete chiesti ma che cos'è? Well, for example, in Europe, many countries in the past have operated what we would call a guest worker policy. Oh dear, we have a problem. Oh, this is the best bit, and it's not working. Scusate, ma non funziona bene la presentazione? C'è un'animazione che non va. It's an animation to try and explain to you, and it's not. Sorry. Scusate, ma non funziona questa animazione che serviva a spiegare le differenze tra questi vari concetti. Okay. I shall try to Cercherò explain. lo stesso senza l'animazione. In places like Germany, many Italians traveled to Germany to be a guest worker in the Italian industry, but they were expected to go home again at the end of their contract. They weren't expected to become part of the society. I think that has been a great failure in countries like Germany and has created big problems for them. Quindi ci sono stati negli anni nei vari paesi varie tipologie di politiche applicate. Ad esempio la Germania applicò una politica, diciamo, di accoglienza di lavoratori stranieri, e abbiamo l'esempio degli italiani che andarono numerosi in Germania in passato a lavorare, che venivano accolti ma con l'idea che una volta terminato il loro contratto di lavoro sarebbero poi tornati nei loro paesi di origine. Credo che questa politica sia stata un fallimento. In other countries, particularly France, they allow the foreigner, they welcome the foreigner into their society, they allow the foreigner to take up French nationality, but on one condition, that they must leave behind their culture. You must become 100% French, you must assimilate. In altri paesi come la Francia hanno invece adottato una politica di accoglienza anche nella società, quindi con concessione anche della nazionalità francese, a patto che gli immigrati lasciassero da parte la loro cultura e quindi si assimilassero al 100% alla cultura francese. This is also a failed policy, in my opinion. Ma anche questa politica, a mio parere, è stato un fallimento. The model which I am familiar with in Britain has been called the multicultural policy. It's also been practiced in Holland, in Sweden, also in Canada and the United States, Australia. And the way this works is that the foreigner is invited into society, is not expected to assimilate, but is allowed, encouraged even, to retain their difference, to retain their language, religion, their cultural practices. And for many years I thought this was the perfect formula. E poi c'è un altro modello, che è quello che conosco meglio, applicato nel Regno Unito, ma anche in Olanda, in Svezia, in Canada, negli Stati Uniti, in Australia, dove lo straniero viene accolto nella società, non gli viene chiesto di essere assimilato e anzi viene incoraggiato a mantenere la propria lingua, pratiche religiose, quindi a preservare la propria identità e diversità. E per molti anni ho pensato che fosse il modello vincente, quello perfetto. The problem with this policy is that it has not created any understanding or empathy between people of different cultures. This is okay if there is lots of money in the economy. Money acts like oil, like a lubrication, and it means everybody can live alongside each other. But when the money is short, people are in competition, you have potential for real problems because people don't have any form of communication. They don't know how to talk to each other, they don't understand how each other thinks. And this is why I think the multicultural approach is now not working in many countries.
Ma il problema di questo modello è che non ha creato una vera e propria empatia fra le varie culture che lo compongono, e quindi diciamo che le cose vanno bene finché c'è prosperità, benessere, c'è molto denaro in circolazione, perché in questo caso il denaro funge da lubrificante, permette di convivere pacificamente, ma quando il denaro comincia a scarseggiare, la crisi invece a dominare, si scatena una concorrenza che porta a problemi davvero potenzialmente molto seri, e quindi questo poi porta anche a una rottura totale di qualsiasi forma di comunicazione, e credo che sia questo il motivo per cui anche questo modello multiculturale non si può considerare come quello ideale. In my vision of an intercultural society, we still have many different cultures, because all of us have many different identities. Nobody in this room has a single identity. You are all very different people, and you fit into many of those different circles. Also, I would, if the computer was working properly, I would be able to show you that actually that moves. This is the big difference between interculturality and multiculturality. It's dynamic. In multiculturalism, you are put in your box and you must stay there forever. That's your identity box. In interculturalism, people are moving around different identities all the time, and they are interacting and negotiating, and sometimes even disagreeing, but actually they're working it out together. Quindi nel modello di società interculturale che concepisco io abbiamo molte culture che appunto coesistono, molte culture, ciascuna portatrice di molteplici identità, perché non dimentichiamocelo, ognuno di noi a sua volta è portatore di tantissime identità, e se l'animazione funzionasse vedreste che quei cerchietti si muovono e ciascuno rientra in tanti cerchietti, quindi è un modello dinamico, e questa è la differenza principale rispetto invece al modello multiculturale che tende a incasellare le persone associandole a un'unica identità. È un modello quindi fluido, un modello liquido dove le persone si possono accordare ma possono anche essere in disaccordo. So the general principles of interculturality are... Sì, questi quindi elencati sono i principi fondamentali dell'interculturalità, quindi un quadro di riferimento di diritti e responsabilità, discriminazione di tutti diciamo, gli atti contro la legge, un atteggiamento quindi di cambiamento rispetto anche a qualsiasi diciamo, aspetto o qualsiasi punto di vista, e anche il riconoscimento delle differenze e l'accentuazione anche dei punti in comune, delle somiglianze. It is not the sole responsibility of the minority to adapt to the ways of the majority. The majority must also change. Everybody must learn to change within an intercultural society. Quindi non è più una minoranza che deve adattarsi a una maggioranza, ma anche la maggioranza deve essere disposta al cambiamento. Ecco perché parlo di un cambiamento che riguarda tutti a 360 gradi. In the ways that the City Council distributes resources and privilege and status, it should be giving these things not to the gatekeepers, not to the people who are protecting purity, but to the bridge builders, the people who are making connections between different groups. Quindi anche le autorità che governano le città, quando distribuiscono le risorse e anche i privilegi, dovrebbero cercare non di concentrarsi solo sui cosiddetti guardiani, quelli che cercano di preservare e proteggere un certo status quo, bensì sui cosiddetti costruttori di ponti, coloro invece che cercano il contatto con qualcosa di diverso. Of course, in such a place of so many different people, you have the possibility of disagreement. You have the potential for conflict. We should not fear that. We should expect it and we should manage it. And it is the responsibility of anyone who is working in public life to develop the skills and the competences to be able to anticipate conflict and to manage it before it turns into an explosive situation. Because through actually passing through those situations,
we can achieve a better position, we can achieve new concepts, new ideas that we would otherwise never have discovered. È ovvio che in un contesto così eterogeneo e diversificato è naturale che ci siano disaccordi ed sussista un potenziale per eventuali conflitti, ma questo è qualcosa che non bisogna temere, anzi bisogna prevederlo e cercare di affrontarlo, gestirlo, e chi è incaricato della gestione della cosa pubblica dovrebbe anzi sviluppare delle competenze ad hoc per questo, anticipare i conflitti, affrontarli affinché non degenerino in situazioni esplosive, ed è proprio il superamento di situazioni potenzialmente difficili che permette di raggiungere nuove idee e quindi anche nuovi concetti. And so, when I wrote my book, I was invited by the Council of Europe, the organization based in Strasbourg that represents all the countries of Europe. This is not the European Commission, this is a different organization from the European Commission. The Council of Europe said, we like these ideas and we would like to turn them into a project in which European cities can participate. And we called it the Intercultural Cities Project. Dopo aver pubblicato il mio libro, il Consiglio d'Europa, che è un'organizzazione internazionale che ha sede a Strasburgo e non va confusa con la Commissione europea, ha espresso interessamento per il mio testo e per le idee che vi ho espresso, e anzi mi ha invitato a sviluppare un progetto appunto che coinvolgesse varie città europee e che si intitolasse proprio Città Interculturali. And so for the last 4 years we've been developing a living laboratory in which all of these cities are experimenting with the ideas I've been discussing to see if it is possible to create a new kind of city policy which is working with the advantages and opportunities of diversity, and moving away from the fear and the conflict that we currently see in many of our cities. E quindi negli ultimi 4 anni abbiamo creato questa sorta di laboratorio vivente che appunto fa sì che tutte le città che partecipano al progetto stiano cercando di sperimentare le idee di cui ho parlato nel mio libro, per cercare quindi di tramutare la diversità in un vantaggio e una opportunità, sconfiggendo invece quell'aspetto di paura e conflitto che viene sempre associato alla diversità stessa. As you can see, they are very diverse, these cities, large and small, east and west, but I can say that one of the most active, one of the most innovative cities in our group is Reggio Emilia. Ecco, vedete che le città coinvolte sono molto diverse, grandi, piccoli, dell'Occidente, diciamo, e della parte invece orientale dell'Europa, ma devo dire che una delle più attive e innovative in assoluto è quella di Reggio Emilia. So let me tell you a little bit about what we're doing, the way we think differently in our intercultural cities. Ora cercherò di spiegarvi meglio di cosa tratta questo progetto e cosa facciamo. And it starts with thinking differently about the way we humans are as a society. Innanzitutto cerchiamo di di partire da un presupposto diverso, diciamo, dalla nostra stessa concezione di esseri umani che vivono nella società. To explain this to you, I want to ask you to take part in another little exercise. Per chiarire questo concetto vi sottopongo a un altro quiz brevissimo. I'm going to show you some words on the screen, and I want you to tell me not the word that you see, but the color that you see. Okay? Vi farò vedere delle parole sullo schermo, non che leggiate la parola, che mi diciate il colore in cui è scritta la parola. And I want you to shout loud so I can hear. Gridate forte, mi raccomando. It didn't work. Mi dispiace, ma anche qui l'animazione non ha funzionato correttamente. Let me explain to you what is supposed to happen. Adesso vi spiego come sarebbe dovuto andare. It is supposed to create
a real confusion in your head, because one half of your head wants to say the colour, the other half of your head wants to say the word. Allora, questo esercizio era destinato a creare confusione nel vostro cervello perché metà dell'emisfero vuole dire il colore e metà vuole leggere la parola. Because this is what your brain looks like. Perché il nostro cervello è così in realtà. Brain scientists tell us that the left side of our brain is very much interested in detail. Yeah, if you could read that. Sì, secondo gli esperti appunto di neurologia, il nostro cervello è così strutturato. L'emisfero sinistro si concentra sui dettagli, la parte razionale, ha bisogno di certezze, e la parte pianificata, strutturata, che cerca di fare distinzioni tra le cose e che comunica attraverso il testo ma anche attraverso il discorso, e si concentra anche sulla competitività. Invece l'emisfero destro è quello che ha una visione più ampia delle cose, che è intuitivo, che ama l'ambiguità, che è più fluido, spontaneo, cerca di stabilire nessi e collegamenti e comunica invece attraverso i sensi ed ha un atteggiamento cooperativo. Of course we need both sides of our brain to function, but it's my belief that our society now is dominated by the left side. The left thinks it's the boss. The right knows better than that, but actually the left is ignoring the right. And I believe that so many of our problems are caused by too much of the left brain. So much that it's becoming so heavy now. The left brain is weighing down the right side of the brain. And I think we need to create more of a balance. We need to bring out much more of the right side of our brain. Noi per funzionare come esseri umani abbiamo bisogno di entrambi gli emisferi, ma credo e temo che oggi sia un pochino l'emisfero di sinistra a farla da padrone e a non ascoltare quello di destra. Ci sia proprio una tendenza nella società a essere troppo appunto centrati sul nostro emisfero di sinistra, che diventa quasi come figurativamente pesantissimo e ci butta a terra. Dovremmo essere più equilibrati. We also need to recognize that as human beings, we are capable of many different kinds of intelligence. Unfortunately, in school, in the IQ test, we're often only tested for one or two kinds of intelligence, for numbers, for logic, for words. And yet, the American professor, psychologist Howard Gardner, he's demonstrated that there are many other different forms of intelligence that we humans are capable of. Interpersonal intelligence, musical intelligence, naturalistic intelligence, visual intelligence. All of these are as important as numbers and words, and yet we don't allow these intelligences to grow in our society. Inoltre è stato provato anche da esperti come lo psicologo americano Howard Gardner che noi siamo animati da tante intelligenze e non solo da quelle che solitamente vengono testate nell'ambito scolastico con i test di quoziente intellettivo, e solitamente sono l'intelligenza numerica, logica, quella legata alle parole. Noi abbiamo anche altre intelligenze come quella interpersonale, musicale, naturalistica, visiva, quindi tante che coesistono. And I believe that particularly in our need to create a society in which different cultures can understand each other and can live together and cooperate, we have to make use of all of the different intelligences and of both sides of our brain if we're going to make it work. Credo che se davvero vogliamo realizzare una società culturale dove tutti i suoi componenti possano capirsi, cooperare e vivere insieme, ebbene sia necessario usare non solo tutte le nostre intelligenze, ma usare in modo equilibrato anche il nostro cervello in modo intero, con entrambi gli emisferi. And then we also need to think differently about the way we function within a city. E inoltre dovremo anche rivedere il nostro modo di vivere all'interno di una città.
how do we see the city? Do we see it as a machine? I don't believe the city is a machine. Come vediamo la città? Come una macchina? Io non credo che la città sia assimilabile a una macchina. Maybe you've visited cities that think they are machines. Maybe you've been to America, or maybe you've been to England or Germany. A lot of these cities, they operate as if they are robotic, and they seem to expect us to behave like we are robotic also. Beh, probabilmente siete stati in città che hanno un funzionamento quasi robotico, magari in Inghilterra, in Germania o negli Stati Uniti, e che si aspettano che anche chi ci vive abbia lo stesso tipo di atteggiamento robotico. But I think the city is much more of an organic ecosystem. Credo invece che le città siano più simili a ecosistemi organici. I think in order to understand how to make an intercultural city work, we have to think in a holistic way, and we have to understand how different functions of the city are connected to each other. Ecco perché dovremo adottare un approccio olistico, proprio per cercare di capire le varie funzioni svolte da ogni componente che anima una città. Politicians in particular need to understand that if you take a decision in one aspect of policy, it can actually have an unintended consequence if you don't think through what the implications of your decision are going to be. E soprattutto i politici hanno bisogno di capire che decisioni prese su alcuni aspetti che riguardano la vita di una città possono avere ripercussioni non previste, non volute su altri aspetti. So in order to be an intercultural city, you must also work in an interdisciplinary way. E quindi per davvero mettere in atto una città interculturale bisogna lavorare in una modalità interdisciplinare, interdipartimentale, intersettoriale, interagenzia, interpersonale e intergenerazionale. And we also need to deal with the question of tolerance. Tolerance is essential for an intercultural society, but it is not enough. Parliamo adesso della tolleranza, che è essenziale per una città interculturale, ma non è sufficiente. I hear many people in many countries say, oh, we're a tolerant city, I'm quite happy for the foreigner to do whatever they like, as long as they don't stop me from behaving the way I want to behave. E si sentono persone in alcune città affermare che la loro città è molto tollerante, che loro stessi sono tolleranti e che accolgono con piacere gli stranieri, che sono liberi di comportarsi come vogliono, purché non pongano limiti alla loro stessa libertà di comportarsi appunto come desiderano. This is a recipe for people living separate lives, and we cannot build a healthy society on that. Ma questa in realtà è una ricetta per l'individualismo e non può essere alla base della costruzione di una società sana. I'm going to stop at this point because I would like to now finish the theoretical part. I would like to give you an opportunity to make some comments. Then I would like to spend more time looking at practical examples of real people and real places. Quindi a questo punto ho concluso la prima parte della mia presentazione, quella più teorica, e vorrei adesso dare spazio alle vostre eventuali domande o commenti, dopodiché vorrei passare alla parte invece dedicata agli esempi pratici.